Le portulache della serie Cocorita, il cui nome richiama i colori brillanti dei pappagalli famosi, con il caldo più forte di luglio e agosto rimangono brillanti, con i petali che sembrano quasi luccicare, come vedete ora, senza scottarsi. Anche la dimensione del fiore non è risente e quindi rimane della dimensione naturale, quindi non rimpicciolisce. Ne risulta una pianta sempre riccamente colorata, che richiede una manutenzione molto contenuta, quasi nulla. I fiori infatti sono autopulenti, non serve andare a toglierli, necessita di molta meno acqua di qualsiasi varietà da fiore. Sono da provare nei posti più difficili, dove altre specie non vivono per il caldo o il secco, e consigliamo quindi di posizionarla sicuramente in pieno sole, perché più luce ha e più i fiori rimangono aperti a lungo. La portulaca ha infatti esigenze elevate di luminosità per aprire i bei fiori, che nelle brutte giornate o nelle posizioni troppo ombreggiate rimangono aperti solo poche ore al giorno. È una delle piante cosiddette insect friendly, che attirano gli insetti, le api, le farfalle e tutti gli insetti utili. Attenzione però, l'unico difetto forse è che non tollera terreni pesanti o comunque poco drenanti, soffre il ristagno idrico, soprattutto nella mezza stagione, quando non fa molto caldo, quando le temperature sono ancora basse, possono danneggiare le radici e il colletto, quindi attenzione sempre alle bagnature. Si consiglia di trapiantarla quando le temperature sono alte, almeno sopra i 12 gradi, per evitare appunto rallentamenti della crescita o i problemi che abbiamo appena visto. Di solito, quando messe in vaschetta, è preferibile usare i vasi di terracotta, oppure anche in grandi fioriere, meglio ancora se in un misto di colori, vista la brillantezza dei gialli, dei purple, dei bianchi, per dare ancora più luce in un posto del giardino. È interessante vedere il risultato della coltivazione in aiuola della portulaca Cocorita, perché non è conosciuta e tantomeno diffusa come impiego. Probabilmente perché soffre i terreni pesanti che trattengono troppo l'acqua, o perché non si è mai piantata assieme ad altre piante in bordura. Fatto sta che le prove fatte in qualche situazione particolare hanno dato dei risultati molto buoni, purché il terreno sia ben lavorato, magari con un apporto di sostanza organica o di terriccio soffice che aiutano il drenaggio dell'acqua.